Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Stiamo andando verso Capo Nord, la meta finale di questo viaggio. Non proprio finale perché poi chiaramente torniamo indietro, ma insomma la meta A clou. meta. Esatto. Oggi, anzi, facciamo un piccolo aggiornamento. Siamo a 4.432 km dell'intero viaggio finora. Abbiamo consumato 694 kWh di energia per una media di 157 Wh su chilometro. Oggi dovremo fare un bel po' di ore, circa 522 km per un totale di circa 8 ore di percorrenza su per giù. Sarà qualcosa in più, qualcosa in meno. E niente, adesso ci siamo fatti l'insalata di riso. Sì. Per oggi. E adesso partiamo e ci fermeremo a 2 supercharger. Ricordiamo che l'ultima tratta da Sorkjosen, che non si dirà mai così, a Capo Nord è completamente sprovvista di supercharger, sono circa 500 km, quindi o ce la facciamo o ce la facciamo. Eccoci al primo supercharger ragazzi, dopo ben 8 minuti di tratta. Mentre siamo qui che dobbiamo caricare veramente poco, vi voglio parlare di due degli accessori che secondo me sono più indispensabili per la Model 3, soprattutto quando fate viaggi lunghi. Allora, il primo è un caricatore wireless. Si va ad installare nella posizione dove c'è semplicemente il caricabatterie a cavo della Model 3, però la differenza è che se il vostro telefono lo supporta potete semplicemente appoggiare il vostro telefono e questo inizierà la ricarica. Perché dico che è molto comodo? È molto comodo perché quando magari arrivate a uno stop, quando vi fermate, cose di questo tipo, potete prendere agevolmente il vostro telefono senza andare a staccare e riattaccare sempre il cavo, che può alla lunga rovinare poi il telefono. Secondo accessorio molto utile secondo me è il cassettino che si va ad installare proprio davanti al caricatore wireless di cui parlavamo prima e va a sfruttare uno spazio che altresì rimarrebbe inutilizzato e dove potete riporre cose tipo monete, tag RFID per la ricarica, carte di credito, chiavi, cose di questo tipo. Ah, dimenticavo, questi accessori si trovano sul sito taptest.com, trovate comunque il link in descrizione. Bla bla. E siamo arrivati a Sorkjosen, abbiamo passato anche oggi dei paesaggi molto belli e adesso stiamo caricando qui al supercharger, sta caricando anche abbastanza veloce. Ho avuto anche un piccolo problema perché uno degli stalli non mi stava caricando e avevo già visto la fine della giornata. Poi ho cambiato stallo e ha cominciato a caricare normalmente, quindi molto bene. Detto questo, ci mancano 40 minuti, adesso noi pranziamo. Questa mattina ci siamo fatti l'insalata di riso qui qui lì. Dove avete visto che eravamo ieri. Esatto, dove al campeggio, tra l'altro molto bello come campeggio, qui scorreranno delle immagini mistiche mentre noi parliamo a caso, così voi potete vedere il campeggio. E niente, noi adesso mangiamo mentre lui finisce di ricaricare e poi ripartiamo come al solito. Abbiamo caricato fino al 98%, non ho la pazienza necessaria per aspettare il 100% perché come potete vedere dalle immagini qui si deve aspettare un altro bel po', cioè 10 minuti. Non abbiamo voglia di aspettare 10 minuti anche perché sta caricando comunque lento. Ho già impostato Capo Nord, anche se noi probabilmente andremo prima in hotel e poi a Capo Nord verso la sera, sperando che ci sia bel tempo, e già mi segna che ci arrivo al 14%, che è più che sufficiente per arrivarci. Chiaramente lì dovremo caricare. Ora ci rimettiamo in strada.
Siamo ad Alta dentro a un supermercato perché non ce la facevamo più di stare in auto e soprattutto bisogna andare in bagno. Vediamo se c'è qualcosa di interessante qua. C'è il pudding, una valanga di roba etnica, non solo qui, anche sugli altri scaffali. Piano piano piano. Un casino di pomodorini in tanti colori, tutti diversi. Mais. Questo non mi sembra tanto italiano. Anche qui la pizza è grandiosa, ma la cosa più bella è la pizza di mamma. E questo, ragazzi, è il caricatore più a nord di sempre. Una 32 A a Onigsvag, 30 km da Capo Nord. Ciao! Tutto bene? Ciao! Ciao ciao! Sono troppo. Indovinate dove siamo arrivati? Siamo arrivati a Capo Nord, ragazzi, e la strada, se l'avete vista, è una roba Indescrivibile, sì, emozionante. veramente dei posti magici. Ci sono anche un casino di renne, bisogna stare attenti a vederle, ma ci sono, è pieno. La strada è veramente figa, una roba. Abbiamo avuto un culo fotonico, dietro Sì. di noi c'è la Tesla, non so se la si vede, se non mettiamo qualche freccia, qualcosa. Cioè, è arrivato, ha piovuto fino a mezz'ora fa e adesso è venuto fuori il sole. E niente, adesso. Ah, tra l'altro, una cosa importante, non ci hanno fatto pagare all'entrata perché abbiamo una Tesla. Cioè, il parcheggio a pagamento costa, non abbiamo capito bene se è 16 o 60 euro. È più probabile 60, Sì, visto il più posto. probabile. Mi fanno no, puoi andare, basta che mi provi che la macchina sia tua. Gli ho fatto vedere l'assicurazione, è a posto. Vi facciamo vedere di qua, giusto per farvi capire lo spettacolo, anche se la telecamera non renderà. E poi continuiamo la serata. A dopo.
e con questo panorama mistico fantastico andiamo alle conclusioni di questo video. Come avete intuito e visto dalle immagini, siamo a Capo Nord, ragazzi, ci siamo riusciti, ci siamo arrivati e abbiamo anche cenato qui al ristorante qua davanti che offre una vasta selezione di cose, ma soprattutto una vista molto particolare, sì, molto particolare. Poi abbiamo speso un casino di soldi al souvenir, ma poi non mi interessa niente. E adesso andiamo verso casa, anche perché è mezzanotte, anche se per voi sembrerà strano vedere tutto questo chiaro. E niente, quindi andiamo verso le conclusioni di questo video come al solito. Se il video, anzi, i suggerimenti, ragazzi, i suggerimenti. Il suggerimento numero 1 tocca a te. Sì, portatevi delle lenzuola singole e degli asciugamani, perché dove eravamo ieri non c'erano e c'erano solo letti singoli e non c'erano gli asciugamani. Quindi esatto. Poi, Poi numero 2, i cracker. I cracker. Allora ragazzi, qui non esistono i panificati croccanti, quindi non esistendo avete un problema grosso se volete mangiare dei cracker o dei grissini, cose di questo tipo, quindi vi consigliamo di portarveli da casa. Sì, li trovate molto difficilmente. Esatto, insomma. molto difficilmente li trovate, quindi portateveli da casa. Noi abbiamo comprato dei nachos come surrogati del pane e dei cracker, quindi per farvi capire. Poi te? La non uscire dalla E6. Ah, giusto. Come navigatore, ragazzi, non ascoltate Google Maps se vi dice di svoltare a sinistra e uscire dalle 6 per fare una più panoramica. Fanculo, rimanete sulle 6, perché noi abbiamo fatto una deviazione da 10 km andata e ritorno perché era chiuso a un certo punto e nessuno sapeva perché, però l'hanno chiuso e quindi così. E niente, quindi adesso chiudiamo il video sul serio. Come al solito, se il video vi è piaciuto un mi piace, lasciate un commento se vi piace il panorama qua da dietro, sperando che l'inquadratura sia ancora corretta perché mi fa male il braccio. E poi iscrivetevi su Instagram, mi raccomando, e anche su YouTube spuntando la campanella. Ci vediamo domani, ragazzi. Ciao da Capo Nord. Ciao ciao.